Aggiornamento di calciomercato Inter, bisogna fare un nuovo punto della situazione in vista del mercato estivo perché si stanno delineando degli scenari molto interessanti, comincia a prendere forma quella che sarà la versione estiva del nuovo mercato dell'Inter e ci sono diverse cose in ballo, quindi torna oggi uno dei format più richiesti qui su Passione Inter dove andiamo a condensare in pochi minuti quelle che sono le notizie più importanti del momento in casa Inter e arricchiamo queste notizie con alcune nostre riflessioni con cui voglio portare anche ad una domanda che sono sicuro scatenerà un bel po' di commenti. Quindi preparatevi e ben ritrovate amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno, le dirette ogni giorno alle 19:30. Vado veloce, ci sono molte cose da dire, partiamo subito dalle notizie che in parte abbiamo già approfondito ieri perché vi ho portato già un contenuto con un aggiornamento sulle liste UEFA e liste Serie A, sempre un argomento sottovalutato che invece va tenuto assolutamente sotto osservazione. Fatto sta comunque che l'Inter ha già completato di fatto due ingaggi, quello di Zielinski e quello di Taremi, che arriveranno a parametro zero da Napoli e Porto. Nelle prossime settimane verranno formalizzati ufficialmente questi affari, che però sono stati già confermati di fatto anche da Inzaghi, da Ausilio, un po' da tutti quanti. Due rinforzi di grande spessore anche a livello internazionale. Zielinski secondo me soprattutto è stato molto sottovalutato per il momento anche da molti interisti, ma ne riparleremo. Ora, dopo questi due ingaggi, si apre un nuovo capitolo che è intanto quello relativo ai rinnovi di contratto, con Barella che è quello più vicino alla firma. Inzaghi, Ausilio l'ha definita praticamente una formalità il prolungamento del contratto di Inzaghi che dovrebbe essere di ulteriori 2 anni, quindi fino al 2027, e poi c'è la questione Lautaro Martinez un po' più aperta magari su cui possiamo fare qualche discorso a parte in un altro momento, ma comunque come confermato anche dallo stesso Ausilio poco fa va avanti questa trattativa con ottimismo e quindi si va verso una permanenza di Lautaro Martinez confermata anche da Zanetti lunedì sera a DAZN. A questo punto da quello che ci fanno capire i dirigenti dell'Inter, dobbiamo aspettarci un mercato estivo non molto movimentato in realtà, perché la "rivoluzione", tra virgolette, chiamiamola così, è avvenuta la scorsa stagione con tanti affari, tante uscite e tanti nuovi ingressi. Qualche altro innesto però inevitabilmente ci sarà in questo mercato estivo, perché comunque Inzaghi stesso ha richiesto pubblicamente che venga allungata la rosa e quindi delle operazioni andranno fatte. Il vertice tra Inzaghi e i dirigenti dell'Inter ci sarà tra qualche giorno, sarà il vero momento decisivo secondo me per capire le reali priorità, per capire proprio che cosa accadrà e per avere anche un indirizzo più chiaro anche sugli obiettivi concreti in termini di nomi. Fatto sta che al momento, da quello che ci viene detto, da quello che filtra e anche da quello che leggiamo, il terzo obiettivo caldo dopo Zielinski e Taremi sembra essere il nuovo portiere. Questo potrebbe essere il terzo colpo dell'Inter dopo Taremi e Zielinski e in particolare non è un portiere qualsiasi, c'è il nome di questo portiere che è quello di Bento Mateusz Krepski, portiere dell'Atletico Paranaense, che è un obiettivo già dalla scorsa estate di mercato. C'è anche una sorta, secondo alcuni colleghi che mi dicevano, una sorta di bozza di accordo col giocatore che all'Inter verrebbe, di corsa, bisogna però chiaramente trattare con il club. Questo è lo scoglio principale. Però, secondo varie fonti, diciamo allo stato attuale delle cose, salvo opportunità differenti e scenari che cambiano nelle prossime settimane, l'idea dell'Inter ora sarebbe proprio quella di andare a puntare sul portiere brasiliano classe 99. Faccio qui 2 prime riflessioni su questo tema dell'assalto a Bento, chiamiamolo così. La prima è: come si va a concretizzare effettivamente questo assalto a Bento? Come può farlo l'Inter? Perché si parla comunque di una valutazione che dai circa 15 milioni di euro di un anno fa si è alzata, potrebbe essere salita attorno ai 20, più o meno questa è la cifra, nonostante una clausola molto più alta che però non viene presa come riferimento al momento per la valutazione del giocatore. C'è stato un aumento anche per il fatto che è entrato nel giro della nazionale brasiliana, anche per il fatto che ci sono stati dei sondaggi dalla Premier League e non solo, però nessuno sembra davvero aver fatto breccia in questa trattativa e l'Inter si era già mossa l'anno scorso ed è in una posizione sicuramente importante. Un Inter che, come vi raccontiamo da mesi,
si può permettere di programmare una prossima estate di mercato in cui non c'è l'obbligo di fare delle cessioni, ma comunque l'orientamento che viene confermato anche da Ausilio sembra essere proprio quello del ancora una volta un mercato a saldo zero, per cui comunque per fare degli investimenti, anche subento in questo caso, in entrata, si deve passare tramite alcune cessioni di giocatori che non fanno parte del progetto, cessioni chiamiamole tra virgolette "minori". E dal mio punto di vista è anche una metodologia di lavoro abbastanza fisiologica in realtà per le società che non fanno parte del circolo delle più ricche in assoluto al mondo. E in questo senso attenzione perché qualche segnale interessante per andare a costituire un bel tesoretto in realtà sta arrivando. Attenzione infatti ad alcuni giocatori che stanno facendo bene, come Satriano al Brest, che pare abbia attirato l'attenzione dello Stoccarda, del Valencia, fermo restando che secondo me se il Brest va effettivamente in Champions League possono puntare anche loro magari ad acquistarlo, visto che lì ha fatto molto bene e si trova molto bene. Si parla quindi di un attaccante che può portare all'Inter anche 6 milioni di euro. Questa è un po' una cifra che circola, magari se si innesca un'asta anche qualcosina in più. C'è poi anche il profilo di Agumé, che ha avuto qualche problemino al Siviglia, ma poi adesso sta ingranando e sta diventando un elemento importante del Siviglia, che forse a quegli 8 milioni di euro che erano stati pattuiti non lo riscatterà, ma si può trattare, quindi anche 5 o 6 milioni può essere una valutazione. È un'altra cifra importante che unita eventualmente a Satriano siamo già sopra i 10 milioni di euro con due profili che non fanno parte della rosa dell'Inter e non vengono ritenuti in questo momento giocatori da aggregare all'Inter. Attenzione poi ad altri profili come Sebastiano Esposito, per esempio, perché se la Samp sale in Serie A magari può decidere di riscattarlo per quei 7 milioni di euro che sono stati pattuiti, visto che sta facendo molto bene e i tifosi stravedono e comunque c'è un feeling importante, ecco. C'è Oristanio, lo stesso, che al Cagliari, ha avuto un intoppo fisico, ma si è messo in mostra. Il Cagliari lo stesso, se rimane in Serie A, può riscattarlo per 4 milioni di euro, poi l'Inter avrebbe l'opzione di riacquisto che magari eserciterà tra un anno, però intanto fai un altro incasso utile per andare a costituire questo, tesoretto. Profili quindi che possono portarti delle cifre da poter reinvestire, questo tra l'altro senza andare a considerare, dei nomi come Radu che non penso verrà riscattato dal Bournemouth in Premier League. Correa serve che succeda un miracolo con il Marsiglia che va in Champions League, ti porterebbe più di 10 milioni oltre ad un risparmio importante in termini di ingaggio. C'è anche un Van Oisden che allo Standard Liegi non va sottovalutato, sta facendo bene e magari a 5 o 6 milioni di euro lo Standard Liegi può riscattare questo difensore belga classe 99 molto sfortunato in carriera con tanti infortuni, e una serie di nomi importanti senza andare a toccare tra l'altro quello che è il vero pezzo pregiato che è Valentin Carboni, per il quale l'Inter chiede più di quei 20 milioni di euro che qualche società a gennaio aveva già offerto. Quindi diciamo che senza andare a toccare Carboni appunto, da questi profili in uscita con i vari riscatti c'è margine per arrivare a quei circa 20 milioni di euro con cui l'Inter può andare a puntare su Bento e di fatto avresti quindi un impatto zero in termini di uscite e entrate, saresti in linea con quello che si deve fare, con quello che è l'obiettivo del mercato estivo. Si apre però qui, come detto, una seconda riflessione, come vi accennavo prima, e qui vi faccio anche la domanda e sono curioso di leggere i vostri commenti. La domanda che vi faccio è: ma è così prioritario secondo voi l'acquisto di un portiere e nello specifico di Bento, in questo caso con un investimento di questo tipo? Cioè andreste voi a fare questa serie di riscatti, vi ritrovate con questo tesoretto, questa fiche da circa 20 milioni di euro che si può recuperare da vari riscatti, voi la mettereste sul portiere e nello specifico su Bento? Scrivetemelo nei commenti, intanto vi dico anche la mia, vi porto ulteriori argomenti con cui poter fare delle riflessioni. Vi dico intanto che a me Bento piace parecchio come portiere. Vi raccontavo l'anno scorso quando si cominciava a capire che Onana potesse partire, avevo realizzato quel contenuto folle in cui partivo da una lista di più di 200 portieri se non sbaglio e andavo alla ricerca statistica dopo statistica del miglior portiere con cui sostituire Onana e vi dicevo che
tra le migliori statistiche mi spuntava sempre questo Bento che io ai tempi non conoscevo in realtà, se non avevo visto qualche video, poco più, ma non se ne parlava in chiave mercato e quindi mi aveva molto incuriosito questo. Più di recente ne ho parlato anche con un, preparatore dei portieri brasiliano che mi ha dato dei feedback molto, molto pesanti e molto importanti, quindi, mi sembra davvero un'opportunità molto importante. Opportunità che l'Inter l'anno scorso aveva avuto di investire su un portiere andando su Vicario, con cui si era lavorato molto. Poi a ruota c'era stata l'ipotesi Trubin, che è partito con una formula molto particolare, con il 40% sulla rivendita al Benfica, eccetera. Quindi sono sfumati entrambi 2 portieri giovani che l'Inter stava cercando e voleva prendere l'anno scorso e ha ripiegato poi su, oltre Sommer, un Audero che è stato più una soluzione tampone. Quest'anno mi sembra che l'idea sia quella di riprovarci a fare qualcosa che l'anno scorso non si è riusciti a fare. Quindi c'è questa opportunità di andare a prendere un portiere giovane, di grande prospettiva e probabilmente l'Inter non vuole farsela scappare, perché Bento è un portiere su cui puoi costruire più anni di titolarità all'Inter, quindi puoi aprire un ciclo con un portiere come, di solito l'Inter ha sempre fatto, tendenzialmente ce lo ricordiamo che prova ad avere dei portieri per più anni, un ciclo davvero. Diventa anche materiale, chiamiamolo da player trading, nel senso che lo puoi portare in rosa, lo valorizzi, in un paio di anni o 3 ti diventa un portiere che la Premier League ti può venire a bussare con tanti soldi per acquistarlo. E l'Inter, secondo me, anche in ottica player trading deve ragionarci, perché, se non prendi mai i giocatori da valorizzare, poi la lista di profili su cui poter fare player trading si riduce sempre di più e diventa sicuramente difficile. Una possibile obiezione a questa strategia dell'Inter di puntare su Bento potrebbe essere: la priorità però è davvero prendere un portiere e mettere lì quel tesoretto, perché nei fatti andresti a prendere a spendere per un giocatore che, parte, chiamiamolo "panchinaro" tra virgolette, perché c'è un Sommer che quest'anno è stato molto affidabile, ha fatto molto bene, che partirebbe inevitabilmente davanti, mentre, Inzaghi pubblicamente ha detto sì di allungare la rosa, ma nelle dichiarazioni ha parlato soprattutto dell'attacco, di avere più profondità in attacco, come abbiamo detto anche nell'ultimo contenuto di ieri. Secondo me, e vado in conclusione, le 2 cose in realtà non si escludono, nel senso che, come ho detto, queste cessioni minori possono finanziare il colpo Bento, che sarebbe una mossa molto strategica, molto interessante, perché anticipi la concorrenza, ti vai a prendere un portiere importante, ti tuteli anche da un possibile tracollo di Sommer, che è stato affidabile quest'anno, però non è più giovanissimo, magari l'anno prossimo, quando vai avanti con l'età, il tracollo può essere immediato, quindi ti tuteli come avevi fatto per esempio anche con Handanovic e Onana. E per accontentare poi la richiesta di Inzaghi in attacco c'è un'altra possibile strada. C'è per esempio la strada Gudmundsson, che è sempre difficile perché ci sono tante società interessate, ma va tenuto d'occhio, ma si può provare a battere quella strada lì con una formula alla Frattesi, se ne è parlato molto, cioè prestito con obbligo di riscatto, inserendo magari dei giocatori come contropartita, come ad esempio Zanotti che piace molto al Genoa, ma non solo. Tra l'altro situazione Genoa a livello proprietà, si parla molto di più della proprietà dell'Inter, ma attorno ci sono altre situazioni da tenere d'occhio. Anche sul Genoa qualcosina da vedere. Quindi c'è questa possibilità di trattare in questo modo, visto che anche il giocatore ha detto una preferenza per la permanenza in Serie A, pare averla fatta trapelare. E io credo che un attacco con, Lautaro, Thuram, Taremi e Gudmundsson ad Inzaghi possa piacere e come. Che poi Ausilio ha parlato molto bene di nuovo anche di Arnautovic, quindi, facevamo ieri l'esempio di un possibile inserimento di Gudmundsson con Arnautovic che rimane fuori dalla lista Champions e solo dentro la lista Serie A. Da vedere. Oppure, come dicevo, nel momento in cui hai Lautaro, Thuram e Taremi, 3 attaccanti li hai già, 3 attaccanti affidabili, se non riesci a chiudere Gudmundsson in questo modo, nulla vieta, secondo me, di aspettare anche che l'estate cominci per vedere che cosa succede sul mercato, perché dopo l'Europeo possono cambiare tanti scenari, qualche giocatore che oggi non è in uscita può finire ai margini di una squadra, possono presentarsi delle opportunità che ad oggi non ci sono magari e se tu 3 attaccanti forti li hai già, Lautaro, Taremi e Thuram,
Il quarto, secondo me, non hai l'urgenza di andarlo a prendere, come invece ce l'avevi l'anno scorso, che ci siamo trovati a dover rincorrere e dover accelerare i discorsi su alcune operazioni. Quest'anno parti sicuramente avvantaggiato. Oppure c'è un'altra via, vai a pescare magari tra gli svincolati. C'è quel Rafa Silva del Benfica che a me intriga molto, Berami a DAZN consigliava addirittura Muniain dell'Athletic che tecnicamente mi esalta, però ormai è diventato molto meno attaccante, non so quanto sia un'ipotesi fattibile. Comunque spazio c'è, così come c'è chiaramente la fiducia. Aspetto un po' i vostri commenti perché voglio sapere le vostre opinioni, quali sono le vostre priorità, così scateniamo i commenti e nella diretta delle 19:30 li leggiamo insieme e li analizziamo. Vi invito, se vi va, a fare un salto su passioneinter.club, la nostra community dei sostenitori di Passione Inter. Se vi piace quello che facciamo, se vi piacciono i nostri progetti, i nostri contenuti, potete supportarci nel club di Passione Inter, dove stiamo analizzando altri contenuti che vi porteremo nelle prossime settimane e li realizziamo in anteprima lì insieme alla nostra community con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.